Salve a tutti. In questi giorni, tra i vostri commenti, è nato l'argomento dei blocchi del subconscio. Il subconscio, per chi non sapesse di cosa si tratta, è la parte più profonda della mente, dove vengono immagazzinati ricordi, eventi passati, modi di fare, eccetera, eccetera. E rispetto alla parte conscia lavora in completa autonomia. Il subconscio registra tutto e immagazzina tutto. State sicuri che mentre mangiate e in sottofondo c'è una televisione accesa, il subconscio registrerà alla perfezione tutte le pubblicità anche se voi non ci state dando attenzione. Tutti i nostri comportamenti da adulti sono un riflesso di come il nostro subconscio è stato registrato quando eravamo piccoli. Dico questo in maniera molto blanda, ma a grandi linee è proprio così. Se avete paura di qualcosa adesso, state pur sicuri che in passato, probabilmente nell'infanzia, avete avuto un evento negativo proprio con l'oggetto della vostra paura attuale. Parlando di legge di attrazione, se si hanno delle paure o blocchi, sarà molto difficile andare avanti nella pratica. In questo video voglio parlare del perdono, arma potentissima per cancellare qualcuno dei blocchi che il subconscio registra. Saper perdonare e sapersi perdonare allenterà notevolmente il carico negativo e di conseguenza i blocchi creati da una determinata persona o situazione. Insieme a saper ringraziare, il perdono deve diventare parte della nostra vita, facendoci migliorare costantemente le nostre giornate. Dobbiamo iniziare a capire dove nascono i nostri blocchi e affrontare le situazioni con il perdono. Se iniziamo con l'eliminare i nostri sentimenti negativi per situazioni e persone, ci accorgeremo piano piano di aver più spazio nella nostra vita e nella nostra mente per registrare situazioni più positive e spesso ci accorgeremo di aver perso tempo ed energie odiando qualcosa o qualcuno che non esiste nemmeno più. In passato litigai con un collaboratore e grande amico per una grossa incomprensione. Per 5 anni ho maturato sentimenti di odio, rabbia, rancore, anche se la situazione si era già risolta nel migliore dei modi. Durante il mio processo con il perdono ho rielaborato quella specifica situazione. Inizialmente fui io ad includere nel progetto il mio amico e quindi l'unica persona intanto da colpevolizzare sarei stata io. Successivamente ho capito che troppe aspettative e la delusione finale era sempre colpa mia. Nello specifico ho colpevolizzato una persona che semplicemente in quel preciso momento non era adatta a quello specifico scopo. Ma di chi era realmente la colpa? Era mia. Mi sono dovuto perdonare. È stato un processo molto lungo. Fatto questo, ho chiesto scusa e perdonato il mio amico. Questo esempio è stato fatto per farvi capire che spesso siamo noi gli artefici delle colpe altrui e già capendo questo, in parte si potrà fare un passettino avanti. Quante volte abbiamo mandato accidenti a persone che ci dovevano fare piaceri e magari ci siamo mangiati le mani per mesi e anni, ma realmente chi ha chiesto questi piaceri? Siamo stati noi. Fate una bella lista di problemi da risolvere, di pensieri che nonostante i mesi e gli anni vi hanno e vi stanno ancora tormentando. Scrivetevela, prendete una ad una le situazioni e verificate chi o cosa dovete perdonare. Le situazioni passate vanno cancellate dal subconscio, vanno liberate. Oggi siamo nel presente. Quante volte ci colpevolizziamo per parole non dette e ci ripensiamo per giorni e mesi. Avrei potuto dire, avrei potuto fare. Liberatevi dal passato. Ormai è passato. Se potete recuperare, fatelo. Se non potete, perdonatevi e andate avanti. Ho parlato con persone divorziate da 20 anni che continuano a dare la colpa all'ex compagno di avergli rovinato la vita. Accumulare 20 anni di rabbia può portarci solo a stare molto male. Non è facile perdonare, ma in 20 anni chiunque di noi ci può provare. Chi vive nel presente non ha tempo per colpevolizzare gli altri. Perdonare se stessi è il primo passo verso il successo e soprattutto è il primo passo verso la consapevolezza che siamo noi gli artefici della nostra vita. Ricordate inoltre che sensi di colpa, rabbia, odio indeboliranno, secondo studi scientifici, il nostro sistema cardiovascolare. Quindi conviene a tutti fare un bel respiro e cercare di cambiare direzione. Il secondo passo sarà quello di perdonare tutti gli altri, ma fatto un enorme passo dell'autoperdono, perdonare il resto del mondo sarà quasi una banalità. Già il fatto di verbalizzare il perdono per una situazione sarà un passo importante per guarire il subconscio. Se un bimbo 40 anni fa ti ha dato una spinta e ti ha fatto cadere, il subconscio
avrà registrato il fatto e tuttora sarete impauriti dagli spintoni e vi guarderete le spalle di più rispetto ad altre persone. Perdonate quel bimbo di 40 anni fa, prima nella vostra mente, poi, se potete, scrivetelo su un foglio, ditelo ad alta voce, liberate la paura e perdonate il fatto. Piano piano il subconscio, capendo che il problema non esiste più, cancellerà il fatto e la relativa paura e limitazione. Ci sono delle situazioni che purtroppo ha registrato solo il subconscio e noi non ne abbiamo ricordo, situazioni genitoriali di quando eravamo neonati o situazioni scioccanti che però sono state cancellate dalla memoria, ma che ci limitano in qualche modo. In quel caso consiglio una terapia sul perdono generale. Perdonate a prescindere i vostri genitori di tutti gli insegnamenti limitanti che indirettamente vi hanno registrato nel subconscio. Cercate di capire quali sono i vostri limiti e chi potrebbe averveli insegnati. Posso garantire che quando avrete perdonato sarete molto più leggeri. La fase di perdono può durare molto e dovrete sviscerare mentalmente ogni singola situazione. Però potrete diventare letteralmente inarrestabili, cancellando i limiti che qualcun altro vi ha volutamente o involontariamente inserito nel subconscio. Perdonare chi ci ha fatto del male sicuramente non è facile, ma vivere nella paura è ancora più difficile. Nessuno è un santo, nessuno è perfetto, ma vi sembra normale vivere con informazioni registrate anni e anni addietro? Qui non stiamo parlando di legge d'attrazione, qui stiamo parlando della nostra vita. Ho creato una meditazione che vi aiuterà quotidianamente a perdonare. Con l'utilizzo vedrete piano piano sciogliersi alcuni nodi presenti nella vostra vita e sono sicuro che il risultato sarà quasi miracoloso. Spero che questo video vi sia piaciuto e che non scateni commenti troppo bruschi. Come ho detto in passato, io non sono un dottore, ma cerco di diffondere tutto il bene che in precedenza è stato fatto a me. Grazie, alla prossima.